300 GT. Conspit vuole sfidare il GT Neo e il Moza KS. E ragazzi, fa la voce grossa. Mettetevi ben comodi e godatevi la review. Sigla! Ciao ragazzi, oggi parliamo del 300 GT, volante con cui Conspit vuole aggredire il mercato entry level. E io parlo di entry level solamente per il prezzo, ve lo dico già all'inizio, costa 449 euro. Conspit vuole aggredire il mercato di fascia bassa, andando appunto a sfidare Moza e SimMagic, facendolo con una qualità che io quasi mi rifiuto a chiamare entry level. Iniziamo a parlare delle specifiche. È un volante da 300 di diametro. Per quanto riguarda le impugnature, è una sorta di plastica, non la chiamo nemmeno gomma perché è molto rigida, ha una texturizzazione sopra che lo rende molto solido tra le mani sia con i guanti che senza. Rigidità totale della struttura, questo grazie a una back cover in alluminio e ad una front cover in carbonio opaco. Ragazzi, giudicatela voi, ma naturalmente manderò vari video per farvelo vedere, date voi il vostro giudizio. Molto belle le linee che hanno dato allo stampo con cui hanno creato questa cover, bello, bello, bello. Faccio presente per quanto riguarda la struttura che l'accoppiamento della front cover con la back cover in questi punti qui, se vi mettete in determinate angolazioni, tende a far vedere l'illuminazione. Durante il gioco non è per niente percettibile, però volevo farvelo notare. Iniziamo subito con la dotazione pulsanti 4 e 4 RGB. Potete cambiare la colorazione sia con il loro software che con SIMAB. Vengono forniti all'interno della confezione vari adesivi che potete montare sopra e scegliere quindi le funzioni che preferite. Sono sia di colore nero che di colore viola. Per quanto riguarda il feedback, ve lo faccio sentire, naturalmente ve lo farò vedere nella maniera più dettagliata possibile. Il feedback si attiva istantaneamente appena andate a premere il pulsante. Sono molto simili a quelli del Max 01, però devo dire che sul Max 01, dopo attivato il feedback, sentite una corposità maggiore rispetto a questi, che hanno una corsa secondo me leggermente più breve, ma davvero molto simili. Nella parte centrale, doppio funky switch rotabile premibile in alluminio anodizzato viola. Nella parte qui in alto, dei bellissimi rotary. Click deciso e anche ottima la spaziatura. Il feedback è simile anche a questi che ci sono, sempre da pollice, nella parte più interna. Entrambi hanno delle cover cap in alluminio anodizzato grigio. Abbiamo poi nella parte centrale altri 3 rotary. In questo caso la cosa molto interessante è che c'è una ghiera intorno con il LED RGB, potete sceglierne i colori e anche il tipo di funzionamento, ma ve lo faccio vedere dopo. In questo caso la cover cap è anodizzata nera. Nella parte in alto troviamo una striscia LED RGB per i ginemotori e un display. Per quanto riguarda le dashboard, sono le stesse che abbiamo nella bottom plate AO, naturalmente ridimensionate a questo genere di form factor. È un display da 2,99 pollici, 800 x 268 pixel. Per quanto riguarda la rigidità torsionale del prodotto, è ai massimi livelli. Questo dato, come vi ho detto, dalla back cover in alluminio. Troviamo anche una bellissima serigrafia qui nella parte sopra. Devo dire che anche le linee date alla parte dietro sono molto interessanti. Qui nella parte alta, utilizzabili con gli indici, abbiamo altri 2 pulsanti e poi arriviamo al sistema cambio e frizione. È lo stesso del Max 01. Molto bello il feedback magnetico che hanno le palette. Faccio presente che all'interno della confezione vengono date
altri due tipi di calamite con cui potete sostituire la calamita qui dietro e in realtà andare ad ammorbidire. Quella già montata all'interno del volante è la più dura, le altre sono un pochino più piccole. Se andrete ad aggiungerle dietro andrete un pochino ad indurire quello che è il feedback. Parliamo di un sensore di Hall come tipo di elettronica, quindi non credo che ci siano particolari problemi di polvere e manutenzione. Anche a livello di insonorizzazione, come è molto insonorizzato, non tra i più silenziosi, ma ci sono all'interno dei gommini che ne vanno a attutire il rumore. A livello di compattezza devo dire buono, fa una leggera flessione ma soltanto se lo fate con estrema forza e in realtà va a flettere solamente perché si vanno probabilmente un pochino a piegare le boccole in Teflon alla parte interna, perché in realtà se lo andate a muovere in maniera normale in realtà sono totalmente solidali a quello che è il corpo del paddle. Per quanto riguarda invece la frizione, la stessa utilizzata in tutti i volanti della serie Conspit, funziona sempre con un sensore di Hall. Vi faccio vedere anche la posizione, direi ottima sia come intensità di durezza che come distanza. I paddle dove andrete a premere le palette sono in carbonio da 3 mm, hanno una leggerissima smussatura nella parte laterale e tramite una piccola asola all'interno possono spostarsi più all'interno o più all'esterno in un aggio di meno di 1 centimetro. Sempre nella parte dietro troviamo questo mozzo. Questo va utilizzato se vorrete utilizzare il volante con basi non Conspit. In realtà è possibile montare anche un quick release più piccolo, ma vi consiglio di utilizzare i fori esterni da 70 e montarlo sulla base che preferite. In questo caso già da un po' Conspit ha utilizzato una connessione con questo connettore 4 poli e trovo interessante che è un tipo di connessione a baionetta. Tutto rimane ben ancorato al volante, c'è anche una parte di cavo spiralato secondo me della giusta distanza per poter fare un giro sopra il mozzo e poterlo connettere sotto la base. Portatevi sempre una prolunga. Devo dire che a livello di alimentazione funziona benissimo sia con hub alimentati ma anche direttamente al PC. In questo caso lo sto tenendo montato con due prolunghe fino al mio PC con l'alimentazione USB che viene fornita semplicemente dal mio PC e devo dire che a livello di elettronica e di alimentazione funziona benissimo. Per quanto riguarda le sue funzionalità è possibile configurarlo con un suo software e con SIMAB, ho fatto un piccolo video per voi. Eccoci al software Conspit Link. Nella prima schermata del volante possiamo già andare ad aumentare o diminuire quelle che sono la potenza dei LED singolarmente per quanto riguarda i pulsanti, la striscia LED, lo schermo, i pulsanti dei rotari, eccetera, eccetera. E anche qui possiamo già scegliere come far funzionare il dual clutch. Io lo utilizzo sempre nella modalità set byte point. In realtà andando a premere poi le due palette vi verrà mostrato, come vedete a schermo, quello che è il valore impostato per la doppia frizione. Senza anche toccare il software, agendo su questo rotary qui potete aumentare e diminuire quello che è il valore del byte point. Cliccando due volte sul volante entriamo nella modalità configurazione più profonda del volante. In questa prima schermata potremo vedere il corretto funzionamento di tutti i pulsanti. Cliccando direttamente sui pulsanti accederemo al pannello proprio di configurazione del pulsante. Possiamo andare a scegliere il colore di illuminazione, possiamo attribuirgli un valore di telemetria e quindi si andrà ad illuminare quando in questo caso per esempio si attiverà nel gioco il traction control e ho scelto la luce blu e possiamo scegliere anche come si dovrà illuminare. In questo caso diventerà blu e rimarrà blu, oppure possiamo scegliere che faccia un effetto di flash. Queste funzioni le possiamo scegliere per tutti i pulsanti. Per quanto riguarda i rotari frontali, aggiungo però che possiamo scegliere anche due modi diversi di illuminazione. O questo che ho scelto io, come vedete, che cambia l'illuminazione, si accende di un colore che io ho prestabilito a secondo del valore che andrà a segnare, oppure potete scegliere questa seconda modalità, andrà a riempirsi del secondo colore a secondo del punto in cui vi trovate. Naturalmente quando ritornate al punto 1 si spegnerà totalmente, si accenderà soltanto il LED dell'1. In questa fase possiamo attivare la funzionalità SIMAB, possiamo scegliere di colorare tutti i pulsanti direttamente di un unico colore andando ad attivare questa funzione.
Con questo menu a tendina possiamo vedere come si comporterà il volante durante un determinato effetto di telemetria. Per esempio traction control, come vedete si illuminerà questo e questo. Vediamo, con il DRS si illuminerà il rotary centrale di verde e potete fare il test per tutti gli effetti. Con quest'altro menu a tendina sceglierete il pulsante che andrà a far ciclare le dashboard. Vi faccio vedere, io in questo caso ho scelto questo pulsante. Vedete, potete ciclare tutte le dashboard. Queste sono le uniche al momento disponibili. Anche nella compatibilità con SIMAB, come vedrete, si potrà soltanto configurare l'illuminazione dei pulsanti. Non si potranno aggiungere nuove dashboard, ma personalmente trovo già sufficienti quelli che sono disponibili per questo volante. Anche in questa schermata potrete andare a decidere il livello di illuminazione singolarmente per ogni tipologia di LED. Nella parte qui in alto cambiamo scheda. Possiamo decidere come far lavorare gli encoder qui sotto, se come encoder mode, cioè 1, 2, 3, 4, 5, oppure come rotary switch mode, in cui sarà più e meno. Un totale capitolo a parte, l'encoder centrale. Come vedete io poi ho già impostato alcune funzioni, praticamente attiverà delle funzioni aggiuntive all'encoder centrale. Come vedete io ho già impostato nella posizione 1 ABS e traction control, nella posizione 2 map e BIAS. Vi faccio vedere. Quindi in posizione 1, come vedete, segna traction control e BIAS. Con questo encoder da pollice attivo l'ABS, con quest'altro aumento e diminuisco il traction control. Mettendolo in posizione 2 posso aumentare e diminuire la mappa, posso aumentare e diminuire il BIAS. In posizione 3, come vedete, ho messo anche l'Hertz, posso aumentarlo e diminuirlo. Nuova funzione molto interessante che hanno implementato in questo volante. Nell'ultima schermata potrete vedere il corretto funzionamento delle palette. Si potranno riconfigurare nel caso ci sia stato qualche inconveniente per cui si siano sconfigurate le palette del cambio. Potrete riconfigurare il minimo e il massimo per quanto riguarda le frizioni, e anche qui c'è il menu a tendina in cui potrete scegliere se farlo funzionare come dual axis, cioè come due assi separati. Magari per chi ha dei problemi di disabilità potrà utilizzarli come freno e acceleratore. In modalità manual funzioneranno in maniera separata ma attiveranno lo stesso asse. Secondo me il modo migliore per poterle sfruttare è il set by point. Potete spostarlo, come vedete, sia qui manualmente ma anche come vi ho fatto vedere prima. Naturalmente ogni volta che cambiate configurazione andate a fare un bel save e un save to flash. Io in questo caso ho creato il mio profilo Mirko. Passerei adesso a SIMAB. Eccoci alla modalità SIMAB. Naturalmente dovrete avere attivato il flag nel Conspeed Link e dovrete sempre tenerlo attivo. Piccola precisazione: anche per attivare qualsiasi colorazione o profilo che avete sul volante che avete fatto sul Conspeed Link dovrete sempre tenerlo attivo e magari lo iconizzate. Una volta che siamo su SIMAB, andate ad aggiungere la periferica. Faccio notare la versione, in questo caso 9.8.4, in cui sicuramente è stato già aggiunto il Conspeed 300 GT. Io l'ho già aggiunto, lo andiamo ad attivare, viene subito rilevato. Una volta entrati all'interno del volante, naturalmente potrete sempre decidere l'illuminazione dei pulsanti, diversi profili di colorazione dei pulsanti. Ci sono già dei preset sia per quanto riguarda la colorazione dei pulsanti, sia per quanto riguarda la colorazione dei pulsanti durante la telemetria e per quanto riguarda la colorazione di come andranno a illuminarsi i LED dei giri motore. In questo caso è già selezionato Combined, che combinerà, come giusto che sia, tutti e tre i profili. Potete come sempre scegliere se il profilo sarà sempre acceso o solamente quando siete in gioco. Andando a scendere possiamo andare ad aumentare o diminuire soltanto la parte della colorazione dei LED giri motore oppure quella dei pulsanti e dei rotary. Nella seconda scheda c'è sempre la possibilità di assegnare dei tasti per altre funzioni all'interno di SIMAB. Ma penso di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, in questo caso la compatibilità SIMAB fa sempre piacere a tutti, ma visto che si estende solamente alla parte dei pulsanti e la telemetria che si può dare ai pulsanti stessi, essendo già il suo software dal mio punto di vista molto valido e vanta un'ampia configurazione, dal mio punto di vista si potrebbe utilizzare anche solamente quello.
E arriverei quindi alle conclusioni finali. Come ho detto all'inizio, è un volante che vuole sfidare il GT Neo e il Moza KS. Dopo la mia recensione fate anche voi le vostre valutazioni. Io sono rimasto personalmente stupito, perché sapevo che Conspit aveva intenzione di far uscire un volante in una fascia più bassa, però mi aspettavo molti compromessi. In questo caso, dal mio punto di vista, non trovo compromessi. L'esperienza fornita in tutti gli aspetti è al pari anche dei volanti più costosi di questa linea. Naturalmente in questo caso abbiamo uno schermo molto più piccolo rispetto al 290 GP e al Max 01, ma devo dire che per tutto il resto è un prodotto davvero ottimo, molto ricco nella dotazione pulsanti e rotari. Ho apprezzato tantissimo anche l'illuminazione RGB qua nella parte dei rotari, anche se personalmente non sono un grande fan di tutti questi volanti con 8000 LED, faccio ancora parte della vecchia scuola, ma in una recensione li voglio mettere sul piatto della bilancia quando parliamo di un volante che costa 449 euro. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione con un piccolo codice sconto per la spedizione. Naturalmente è venduto dal rivenditore ufficiale TZ Sim Project, mi raccomando, e aspetto che molto spesso conta, devo dire che l'assistenza data da TZ è davvero di altissimo livello. Naturalmente chi anche ha già comprato prodotti da loro scriva qui nei commenti e racconti la propria esperienza, perché secondo me può essere un valore aggiunto a quelle che possono essere le mie parole. Tornando al volante, per quanto riguarda il suo diametro da 30 cm, secondo me azzeccatissimo per tutte le GT3 e GT2, personalmente lo apprezzo anche alla guida di Autoformula, apprezzo molto la dotazione pulsanti, soprattutto anche questi pulsanti qui dietro, che secondo me per funzioni di DRS e KERS io li ho trovati davvero ben disposti. Poi uno degli aspetti più importanti dal mio punto di vista è sempre l'ergonomia, e vi faccio vedere anche una cosa. Vedete? Questo avvolgimento in realtà è un avvolgimento che viene verso di voi. È un tipo di handling scelto molto spesso da Conspit, io lo apprezzo tantissimo. Poi anche per quanto riguarda il cambio, ottimo quello che è il feedback. In questo caso, come ho detto, è la durezza maggiore, quella che poi è montata standard, rispecchia totalmente quello che è il mio gusto. Sono convinto che sarà un prodotto che stupirà i suoi acquirenti. Ragazzi, se avete altre domande più specifiche per questo prodotto, fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo alla prossima review. Ciao!